Oggi parliamo di microaggressioni, aggressioni piccole, insignificanti, per lo più inconsapevoli, sostanzialmente innocue. Oppure no? Minchia Fede, ma hai le mestruazioni o che cosa? Cioè cazzo dai, rifacciamola, magari stavolta fingi di essere normale. Come annuncia il termine stesso, quando parliamo di microaggressioni ci riferiamo a qualcosa di piccolo, di sottile, di apparentemente insignificante, le cui conseguenze però sono tutt'altro che leggere. Stop, buona, diciamo che è buona. Facciamo finta che tu questa l'abbia fatta bene e andiamo avanti. Che si tratti di una battuta, di un gesto o persino di un complimento, ciò che distingue una microaggressione da un qualsiasi altro comportamento è la presenza di un sottofondo di bigottismo e discriminazione nei confronti di un'altra persona o di un gruppo di persone. Oh, occhio. Ma quindi voi state insieme? Sì, certo. E da quanto tempo? Più o meno 4 anni, no? Ma sì, 4 anni. Beh, figo, è un sacco di tempo per una coppia così. Che senso, scusa? Così come? Boh, così, cioè, chi è che fa l'uomo tra voi due? Vabbè, dai, non è vero. Ma in che senso, scusa? Dai, cioè, te lo devo davvero spiegare? Le microaggressioni sono un leggero e poi di fatto per nulla leggero e spesso inconsapevole atto di bigottismo e discriminazione nei confronti di un'altra persona per via di certe sue caratteristiche specifiche, come il genere, l'età, l'etnia, l'aspetto, l'orientamento sessuale o la classe sociale. Ma ci sono stati dei casi specifici che ti ricordi in cui qualcuno, anche se... Stop! Signori, è coffee break. Grazie. Oh, comunque parli bene italiana. Ma io sono italiana. Distinguere una microaggressione o tentare di darne una definizione precisa è complicato, perché dipende dalla percezione di ognuno di noi. Il termine fu introdotto per la prima volta negli anni 70 dallo psichiatra americano Chester Pierce, ma in Italia se ne parla solo da qualche anno. Per quanto questa classificazione necessiti di una certa riconsiderazione, possiamo distinguere due categorie di microaggressioni: quelle aperte, quelle cioè compiute deliberatamente per ferire qualcuno, e quelle nascoste, quelle cioè compiute da attori almeno parzialmente inconsapevoli. Papà, ho deciso. Voglio fare ingegneria. Beh, ok. Boh, non ti vedo così convinto, cioè. È che mi aspettavo qualcosa di più femminile. Ma come sarebbe, scusami? Cioè, da quando ci sono facoltà femminili e facoltà maschili? Sì, ma rilassati, stai calma. Ma in che senso stai calma, scusami? Nel senso che con questo caratteraccio tu, un marito, come lo trovi? Chi ti si prende? Quello che non cambia però è l'effetto anche grave che le microaggressioni possono avere sulla psiche, sulla percezione di sé e del mondo di chi ne è vittima abituale. Ma ci sono stati dei casi specifici in cui qualcuno ti ha fatto sentire diversa, magari anche senza volerlo? Ma mi vengono in mente gli episodi durante l'infanzia delle canzoncine, tipo il classico cinese in bonbon oppure i nomignoli di cinesina, tutti i diminutivi, o casi più attuali come ad esempio chiedermi cosa ne pensassi del Covid, da dove nascesse, come fosse arrivato in Italia. Mi viene chiesto spesso cosa ne penso della situazione politica con Taiwan e cosa succederà. Anche una domanda innocente priva di cattive intenzioni può ferire il nostro interlocutore, quando il modo in cui la si pone contiene già in sé una qualche forma di discriminazione. A fare la differenza e a contare davvero non è l'intenzione, bensì il modo in cui il messaggio viene processato dal nostro interlocutore. Stop, buona. Comunque, in sostanza, come la metti, qualsiasi cosa tu dica, comunque tu la dica, fai del male a qualcuno. Non si può più dire nulla.
Frasi come "non si può più dire nulla" hanno l'effetto di ridicolizzare e banalizzare un problema, riportandolo alla categoria delle sciocchezze. Viene anzi fatta un'inversione per cui l'aggressore si descrive nei panni della vittima di una censura perbenista che non gli permette di esprimere se stesso. Qualsiasi nostra azione che abbia come conseguenza il dolore di una o più persone non può essere ascritta ad una forma di libertà di espressione, ma è e rimarrà una forma di violenza, così come il tentativo di negarlo. Buongiorno. Buongiorno, si accomodi. Grazie. Dunque, sfogliando il suo curriculum leggo di una laurea, Sì, esatto. poi di una specialistica. Esatto, sì, mi sono laureata in ingegneria aerospaziale con una tesi sulla storia delle missioni Apollo con votazione 110 lode. Molto bene, poi vedo di un master anche. Esatto, all'MIT. Certo. E ho di recente concluso uno stage alla NASA. Mi dica, intende avere figli? Subire microaggressioni genera in primo luogo sentimenti negativi come ansia, rabbia, vergogna, frustrazione. In un secondo momento cambia addirittura la percezione di noi stessi, favorendo lo sviluppo di complessi, paranoie e comportamenti autodistruttivi. Le microaggressioni creano spesso una dissonanza cognitiva tra ciò che viene percepito, quindi una discriminazione, e ciò che viene esplicitamente detto. Pensiamo per esempio alla frase "sei molto bella per essere una donna trans". Questa frase può confondere perché apparentemente può sembrare un complimento, ma sottende uno stereotipo, ossia che le donne trans non siano belle. Diversi studi hanno dimostrato che un'esposizione prolungata a microaggressioni può portare a disturbi ansiosi, disturbi depressivi, disturbi alimentari, un abbassamento dell'autostima, abuso di droghe e anche a ideazioni suicidarie. Inoltre, le microaggressioni contribuiscono a creare il cosiddetto minority stress, ossia quella situazione in cui appartenere a una minoranza comporta un carico eccessivo di stress. Questo carico, sommato agli stressors della vita quotidiana, comporta ovviamente una serie di problemi a livello di salute mentale. Essere consapevoli dell'esistenza delle microaggressioni, delle loro manifestazioni e delle loro conseguenze ci aiuta a capire quando le subiamo e quando le mettiamo in atto, da una parte riducendo la possibilità di rovinare la vita a qualcun altro, dall'altra evolvendo le nostre capacità empatiche per essere persone migliori e avere relazioni più sane. Mi scusi? Le ho chiesto se vuole avere dei figli. E perché questa cosa dovrebbe interessarla? Quindi ha intenzione di avere dei figli. La cosa non è assolutamente di suo interesse. D'accordo, ne faremo sapere. Mi scusi, ma lei questa domanda la farebbe mai a un uomo? Hai mai visto un uomo prendersi un congedo di maternità? In Norvegia e in Svezia il congedo di paternità va dalle 9 alle 10 settimane, mentre in Portogallo si arriva fino alle 12. E in Italia? 10. Settimane? No, 10 giorni obbligatori nei primi 5 mesi dalla nascita o dall'adozione del bambino. E quanto dura invece il congedo per una donna? 5 mesi. Quindi pensa vorrà averli questi figli? Grazie. Le faremo sapere. Arrivederci. Come detto, non esiste una definizione precisa e univoca di microaggressione, laddove a fare la differenza è il percepito del singolo individuo. Ognuno può reagire in modo diverso a una domanda, a una battuta, piuttosto che a un complimento. Esistono però 3 macrocategorie di reazione. La prima è detta di coping passivo, prevede cioè che la persona, una volta ricevuta la microaggressione, decida di ignorarla. Personalmente io reagivo richiudendomi in me stessa, fuggendo e poi sfogando queste sensazioni di essere fuori luogo in pianti. Le sfogavo per conto mio, poi so che ci sono anche modi diversi. La seconda, detta coping di confronto, vede la vittima confrontarsi con il proprio interlocutore per difendere se stessa e per affermare positivamente il proprio valore e il proprio diritto. Infine abbiamo il coping protettivo, che si manifesta quando una persona, una volta riconosciuta la microaggressione, temendo per la propria sicurezza, decide di ignorarla per proteggere la propria incolumità.
Sebbene non esista un modo unico e giusto di reagire ad una microaggressione, si è visto che un fattore di protezione è quello di avere un contesto che permetta di esternare i vissuti e le emozioni che sono state svalutate dall'aggressore. Questo permette prima di tutto il riconoscimento dell'aggressione stessa. Nel mio caso l'idea è sempre quella di rispondere in modo pungente, in modo da far sentire l'altra persona nella parte del torto. Spesso non riesci perché non ti vengono quelle parole che poi ripensandoci vorresti dire, quindi finisce con un rispondere in modo abbastanza grossolano, in modo da non subire e basta. Una volta riconosciuta è bene valutare la situazione per capire quali siano le strategie di coping possibili, ossia le possibili risposte. Sebbene spesso venga da rispondere ad una microaggressione in modo passivo-aggressivo, per esempio con una battuta, si è visto che questo non è molto funzionale. Un comportamento assertivo invece permette alla vittima di esprimere il proprio dolore e all'aggressore di riconoscere il proprio errore senza sentirsi giudicato come persona. Una comunicazione assertiva prevede infatti che la persona aggredita possa dire che cosa le ha fatto male e come si è sentita, con toni pacati e chiari, senza puntare il dito contro l'altro. Infatti è molto più efficace dire "questa frase mi ha ferito" piuttosto che "tu sei un omofobo". Quest'ultima frase mette l'altro in una condizione di difesa e non di confronto. Non c'è un luogo preciso in cui le microaggressioni avvengano più spesso, poiché la loro sottigliezza e talvolta inconsapevolezza fa sì che si manifestino a scuola, a lavoro, in famiglia, col proprio compagno o compagna, ovunque. E così qui abbiamo trovato il nostro risultato. Ehi, dormiglione laggiù in fondo, sei con noi? Sei sveglio? Dai, vieni qui al primo banco così ci assicuriamo che non ti addormenti. A scuola, per esempio, non è raro vedere bambini presi di mira da insegnanti che per periodi prolungati in un'età estremamente delicata si rivolgono a loro con appellativi sminuenti. Questo genere di situazioni crea da un lato un senso persistente di inadeguatezza nel bambino, che peraltro rischia di accompagnarlo fino all'età adulta. Dall'altro legittima i compagni di classe a perpetrare lo sfottò, rafforzando in questo modo il processo di interiorizzazione del trauma. Allora, chi mi fa il favore di andare a prendere un bel pennarello verde? No, dormiglione, se mando te ti addormenti lungo la strada e domani siamo ancora qua. Stefania, Gioia, fai il favore, vai tu a prendere il pennarello verde. Dai, grazie. Un bambino in questo genere di situazioni tende a sentirsi solo e debole di fronte ad un accerchiamento che ha come conseguenza o quello di farlo chiudere in se stesso o di provocargli reazioni verbalmente e fisicamente violente. Allora bambini, tiriamo fuori il diario e scriviamo per martedì prossimo che sarà la maestra Olimpia a portarvi alla lezione di nuoto. Dormiglione, mi raccomando l'orario perché non ho intenzione di aspettarti e possibilmente vedi di non addormentarti in piscina. Grazie. La conseguenza, variabile a seconda della sensibilità del bambino, è di fare di quella discriminazione una parte consistente della sua percezione di sé, rendendo precaria e complicata la formazione di quell'amor proprio che negli anni dovrebbe proteggerlo da relazioni e situazioni tossiche. È importante quindi saper dare al bambino i giusti strumenti per poter esternare il proprio malessere assertivamente, prima con l'insegnante e poi con i suoi coetanei, così che l'insegnante per primo sia messo di fronte alle proprie responsabilità e possa riconoscere i propri errori, e che di conseguenza i compagni vengano richiamati ed istruiti ad avere atteggiamenti più empatici e più rispettosi. Dormiglione, forza, alla lavagna. Smettila di dormire in piedi che non abbiamo tutta la giornata. Su. Il genitore in questo senso ha il potere di offrire al bambino un atteggiamento di ascolto paziente, attivo e partecipato, fatto di un reale interesse per i suoi sentimenti e per la sua quotidianità, valorizzando in questo modo la sua esperienza e il racconto che fa di essa. Questo gratificherà il bambino, offrendogli quella stima di sé che lo aiuterà a delineare i confini della propria sfera personale e a capire quali atteggiamenti altrui siano discriminatori, dunque inaccettabili, e quali strategie dialettiche sia opportuno introdurre per reagire. Perché ti stai conciando come una... Una cosa. Dove devi andare stasera? Esco con le mie amiche. Le tue amiche. Amiche. Sì, le mie amiche. Se ti succede qualcosa mentre torni a casa vestita così, non mi chiamare, non mi considerare proprio, perché non verrò a salvarti.
I singoli individui vittime di microaggressioni tendono a ricevere sempre la stessa tipologia di attacco legato a una loro caratteristica particolare, con la conseguenza di provare un disagio basso ma di tipo incrementale, fino al punto di rottura in cui si reagisce in modo spropositato a fronte di comportamenti solo apparentemente innocenti. La reazione però non è necessariamente estroversa, volta quindi a manifestare all'altro in modo più o meno violento i propri sentimenti, ma può anche essere di natura introversa e quindi volta a sfogare su se stessi una frustrazione derivante dall'esterno, con conseguenze anche seriamente autodistruttive. Non sempre ci si rende conto razionalmente del proprio disagio e di quali siano le sue cause, quando per diverse ragioni non si arriva a riconoscere l'aggressione e a comprenderne le conseguenze. Proprio come il bambino a scuola, può capitare che al reiterarsi di battute e giudizi svalutanti, essi diventino parte integrante della percezione di noi stessi. Laddove invece esista una consapevolezza che quegli atteggiamenti siano discriminatori, il rischio che provochino una rabbia e un'insicurezza tali da non abbandonarti mai, a tal punto da spingerti a rinunciare ad uscire, a partecipare ad attività sociali e persino colloqui di lavoro per evitare di trovarti in situazioni spiacevoli. Certo che ha proprio un gran bel paio di palle, Veronica, il boss. Peccato non si possa dire lo stesso delle tette. Cavolo, se se le rifacesse farebbe un gran bel salto di qualità. Se si togliesse anche quell'espressione da pitbull dalla faccia, magari. Quella al ciclo perpetuo, 24/7, 365 giorni l'anno. Te lo dico io di cosa ha bisogno quella. Come abbiamo visto parlando con Linda, la matrice razziale è alla base di un gran numero di microaggressioni ed è probabilmente quella che ha ispirato le prime riflessioni riguardo questo genere di situazioni, ma non è di certo l'unica. Le microaggressioni di genere, per esempio, sono altrettanto diffuse e si basano su quel binarismo di genere talmente radicato nel nostro pensiero da portarci spesso ad identificare il sesso biologico con il modo di essere di una persona. Ogni volta che un giudizio viene esteso ad un genere nella sua interezza, si opera una generalizzazione completamente priva di senso, che tende ad accorpare tutti gli uomini e tutte le donne come fossero indissolubilmente legati a caratteristiche genetiche ineluttabili ed immodificabili. Questo è un potente strumento di interiorizzazione del disagio, che porta per esempio molte donne a non sviluppare mai quella self-confidence necessaria per mettersi alla guida e molti uomini a non connettersi con la propria sfera emotiva per paura di essere considerati effeminati. Uè, zio, allora? Dove vai con quel materassino? Pilates? A Pilates? Ma mi stai diventando una femminuccia? Cosa? Vabbè, dai, ho capito. Ti piace il cazzo. Altra causa delle microaggressioni è l'orientamento sessuale. Anche in questo caso la varietà di situazioni è ampia. Si va dal forzare una relazione omosessuale all'interno di canoni di una relazione eteronormativa. Chi è che fa l'uomo tra voi due? All'identificare persone complesse e stratificate nel loro orientamento sessuale. Ma quindi sei lesbica? Cavolo, che spreco, sei così bella. Beh, comunque io conosco una ragazza lesbica, se vuoi te la presento. No, grazie, sto bene così. Ma spiegami una cosa, giusto una curiosità. Ma voi lesbiche non vorreste dei figli, fare una famiglia? Cioè, non ve ne frega niente di essere mamme? Guarda, non posso parlare per Ah, e nelle vostre coppie, ma una fa l'uomo? Oppure ogni tanto vi scambiate? L'identità sessuale, peraltro, è sempre stata, e lo è tuttora, motivo di scherno tanto tra gli amici quanto al cinema e in televisione. L'effeminato e l'omosessuale nella cultura popolare sono figure di cui fino a ieri ci si prendeva gioco apertamente, con epiteti e gesti discriminatori di cui era, e in parte ancora, considerato normalissimo ridere. Oh, Andre, ma sta panza? Ho messo su qualche chilo. Forse dovresti mangiare di meno? Ne terrò conto. Ma hai provato a togliere i carboidrati? Credo sia più complesso di così. Vabbè, a parte che dovresti fare sport, forse. Ne sono sicuro. Vabbè, comunque se ti interessa posso passarti la dieta di un mio amico che ha perso 20 kg in 3 mesi.
Ai motivi razziali, di genere e sessuali si aggiungono l'aspetto fisico, l'età, l'estrazione sociale, la salute mentale e ogni campo, ogni ambito in cui gli esseri umani si differenzino gli uni dagli altri. Per quanto alcuni campi siano più sensibili di altri, quello delle microaggressioni è un atteggiamento mentale più che una fenomenologia specifica. Avviene a tutti in proporzioni diverse di essere ora vittime, ora autori. È perfettamente normale. Attraverso le microaggressioni si rafforzano gli stereotipi e si replicano anche senza necessariamente accorgersene all'interno delle interazioni sociali. La microaggressione ha un impatto forte, sia sull'inconscio della vittima, sia sul subconscio sociale. Questo rafforza i pregiudizi e la tendenza a sentirsi giustificati nell'atto di discriminare un individuo o un gruppo sociale. Ma avendo dei tratti somatici evidentemente diversi dal contesto in cui sto vivendo, è abbastanza frequente, quasi quotidiana, la situazione in cui ci sono certi atteggiamenti anche poco visibili che evidenziano, ti fanno sentire un po' fuori luogo. Mi riferisco alla battuta che ricevi quando sei con i bambini in cortile e parlo dell'adolescenza, dell'infanzia, a situazioni più attuali dove per strada ti senti la battuta del cinesina, o da dove vieni, ma parli molto bene, quindi diciamo che è una situazione abbastanza frequente. La divisione nelle categorie di microaggressioni aperte o nascoste, con la conseguente divisione tra offese volontarie e involontarie, rischia di far perdere un po' il punto della discussione, ovvero diventare più ricettivi ed empatici nei confronti del prossimo. Sbagliare o dire cose fuori luogo è impossibile da evitare in toto, quindi non è questione di concentrarsi sull'intenzionalità. L'obiettivo è imparare ad ascoltare le esigenze altrui e di conseguenza migliorare noi stessi, anche attraverso gli errori commessi. Il punto è imparare a riconoscerli. Dire non l'ho fatto apposta o non volevo offendere porta invece a non riconoscere quel sistema di valori che si è andato a colpire, anche se involontariamente. Ma poi, davvero, a voi lesbiche non vi manca un uomo? Guarda, innanzitutto questo continuo a riferirti a me come se rappresentassi una categoria di alieni mi offende. Ti rendo noto che io sono una persona, non mi identifico col fatto di essere lesbica, non rappresento la categoria e non siamo nemmeno tutte uguali solo per il fatto di avere gusti sessuali comparabili. Ho un'identità mia, unica, gusti e idee del tutto personali e in questo sì mi identifico. Quindi ti chiedo, gentilmente, di rispettare la mia persona e i limiti di una confidenza che non ti ho mai concesso. Sottovalutare la conseguenza delle microaggressioni, sostenendo che dare loro importanza significhi ledere il diritto di ciascuno di dire ciò che desidera, creando un clima in cui si debba stare attenti a ciò che si dice, significa rifiutarsi di capire quale sia l'intento di queste riflessioni. Gli errori e gli inciampi capitano sistematicamente a chiunque e non occorre farsene una colpa eccessiva. Bisogna invece imparare a capire le reazioni delle persone con cui parliamo e ammettere l'errore anche quando non è volontario, cercando di non ripeterlo. Oh vabbè, senti, non ce la faccio. Devo darti sto consiglio. Allora, piantala di mangiare schifezze, inizia a mangiare verdura e ti prego, fai sport. Senti, io capisco cosa stai dicendo e so esattamente cosa fare per dimagrire, ma per me di tutto non sono affari tuoi. Secondo, dietro l'aumento di peso di una persona raramente si c'è la banale golosità. I problemi col cibo spesso sono di natura psicologica o fisica o ormonale e non si risolvono dicendo a se stessi semplicemente mangia meno o fai sport. Il cibo sa essere un rifugio emotivo potentissimo di fronte a forti stress o a traumi personali e può diventare una vera e propria dipendenza in determinate situazioni. Per esempio, una persona anoressica non mangerà perché tu le dici di mangiare e allo stesso modo io non perderò magicamente la mia pancia perché mi dici di mettermi a dieta. Al contrario, se ti preoccupa il mio aumento di peso, chiedimi come sto, se tutto va bene. Ascolta la mia storia se a me andasse di parlartene, oppure rispetta il mio silenzio se a me non andasse di farti questa confidenza.
L'obiettivo di queste nostre riflessioni non è tentare di dare un perimetro certo e indiscutibile di cosa siano le microaggressioni e di quali siano i metodi per tentare di sconfiggerle, perché come detto, quella che una persona potrebbe ricevere come semplice battuta, per un'altra invece potrebbe essere causa di sofferenza. Il punto è spingere ognuno di noi a sviluppare quel minimo di sensibilità utile a capire che non tutte le persone sono uguali e che proprio per questo motivo in ogni rapporto è necessario utilizzare un metro diverso, figlio di una conoscenza approfondita nel tempo e soprattutto di una disponibilità all'ascolto. Tutti noi facciamo errori nella comunicazione e non c'è niente di più sano del saper chiedere scusa. Ciao Federica, ho ripensato alla nostra chiacchierata di oggi e mi sento improvvisamente piuttosto stupido per averti fatto quelle domande così idiote e non avevo la percezione di farti del male dicendo quelle cose e per questo mi scuso. La prossima volta rifletterò molto più attentamente prima di parlare. Scusami ancora. Chi subisce delle microaggressioni invece ha il compito di disinnescare l'innesco con quelle che il dottor Su chiama microinterventi, cioè delle risposte che da un lato disarmano il microaggressore e dall'altro educano l'interlocutore facendogli capire che ciò che ha detto era fuori luogo. Come diceva la nostra Elena, non è necessario nemmeno producente arrabbiarsi con chi ci faccia una microaggressione. Sarebbe meglio piuttosto fargli notare come le sue parole siano intrise di pregiudizi tossici che non dovrebbero più avere spazio nelle nostre relazioni sociali. Nessuno è immune a questi pregiudizi, ma possiamo aiutarci a vicenda a riconoscerli, a rivederli, fino ad arrivare ad eliminarli. Non sempre però riusciremo ad avere delle risposte comprensive e collaborative da parte dei nostri interlocutori. Sì, ma rilassati, ti stavo solo dando un consiglio per dimagrire, non ti ho mica offeso, Guarda, decido io cosa mi offende e cosa no. Senti, allora offenditi, tieniti la pancia, cazzi tuoi. Volevo solo darti una mano, adesso ne stai facendo una tragedia. Ogni persona ha una propria sensibilità specifica ed unica e questo vale tanto per chi subisca una microaggressione quanto per chi ne sia l'autore. Per questo motivo, di fronte a una nostra reazione che sia passiva o aggressiva per mezzo di una battuta o assertiva e quindi ben argomentata, potremmo comunque trovarci di fronte a delle controreazioni molto diverse. Il nostro interlocutore può farsi apertamente ostile, col rischio che la sua aggressività passi dal verbale al fisico. In questo caso è sempre opportuno valutare di avere un chiaro piano di uscita, in modo tale da poter abbandonare lo spazio di conversazione in modo sicuro. Te lo dico io di cosa ha bisogno quella. Sì, le servirebbe... Scusa, cos'hai da guardare? Nulla. Trovo che quello che state dicendo sia parecchio degradante e volgare anche. State parlando di una persona. Io credo che dovresti proprio farti i cazzi tuoi. Torna con la faccia sul monitor e riprendi a battere le dita su quella cazzo di tastiera. Stai parlando seriamente? Ma si può sapere che cosa cazzo vuoi? Ma chi ti ha chiesto niente, suffragetta del cazzo? In altri casi il nostro interlocutore potrebbe mettersi sulla difensiva, accampando scuse e giustificazioni che poco avranno a che fare con la ragione, ma faranno leva piuttosto su stereotipi, luoghi comuni e frasi retoriche. L'importante in questi casi è rimanere molto saldi sui propri punti e valori ed eventualmente decidere di interrompere la conversazione in maniera temporanea o definitiva qualora l'emozione ci sovrasti o non si intravedano spiragli. Esiste il caso poi di una reazione ironica e sdegnosa, con l'interlocutore volto a far passare le proprie parole e le proprie azioni come innocue. Uè, macio, allora come va sto corso di Pilates? Ce la fai a stare dietro le vecchie o sei già la cocca dell'insegnante? Fede, adesso anche basta. Questa storia ha iniziato a stancarmi. Come sei permalosa. Sto scherzando, dai. Mamma mia, che drama queen. Siamo scontrose oggi, Anche in questo caso è importante mantenere una posizione salda, ricordandogli l'impatto reale delle sue azioni e, a seconda dei casi della propria predisposizione emotiva, invitandolo ad una conversazione più profonda. In ultima, il nostro interlocutore potrebbe avere una risposta apologetica, mettendo sul tavolo la propria vergogna e i propri sensi di colpa. Qualora le scuse ci appaiono sincere e non ostentate, potrebbe essere utile, persino soddisfacente, anche se non obbligatorio, accettarle. Laddove però queste dovessero apparire insincere o solo parziali, bisogna ricordarsi di non avere il dovere di far sentire meglio chi un istante prima ci ha fatto del male. Per questo motivo le scuse possono anche essere rigettate, invitando l'aggressore ad approfondire le ragioni della questione, fornendogli ulteriori spiegazioni e fonti a cui attingere.
Oh Federica, scusami un attimo, mi volevo scusare per prima, te lo giuro, non volevo aggredirti. È che mi hai preso in un momento in cui ero nervoso per il lavoro, ma giuro, stavo scherzando, io queste cose non le faccio mai, sono tranquillo, poi voi donne per me siete superiori, avete una marcia in più, non vi si può dire niente. Scusa, mi fai un favore? Mi faresti la gentilezza di andartene? Qualora fossimo noi a ferire qualcuno, il consiglio è quello di non mettersi sulla difensiva se qualcuno si dice offeso da una nostra frase, ma al contrario di offrire un ascolto paziente e comprensivo, senza farsi trasportare dalle emozioni, poiché nessuno di noi è realmente immune ai pregiudizi razziali, sessuali o di genere. Ciò che importa davvero è farne occasione di riflessione e automiglioramento. Individuare gli stereotipi e i pregiudizi che influenzano la nostra relazione con gli altri ci renderà persone più sensibili e aperte, ampliando la nostra visione del mondo e del prossimo, aiutandoci a stringere relazioni più forti e sane con le persone che abbiamo attorno, in tutti i contesti sociali. Dobbiamo imparare ad essere più empatici ascoltandoci l'un l'altro, imparando dai nostri errori e riconoscendoli per riuscire a cambiare rotta. Smettiamo di cercare giustificazioni e impariamo a riconoscere sistemi di valore diversi dal nostro, senza mai sottovalutare l'impatto delle nostre azioni e delle nostre parole sul vissuto e sui sentimenti di un'altra persona. Tutti sbagliamo, tutti siamo l'aggressore di qualcuno in qualche misura. La differenza la fa la risposta che diamo alla reazione che ci arriva. Impariamo a chiedere scusa senza metterci sulla difensiva. Impariamo a non essere vittime noi stessi delle nostre emozioni negative, affinché esse non ci trasportino e non ci controllino. Nessuno è esente da errori, l'importante è non perseverare, cercando al contrario di riparare ai torti commessi offrendo il proprio aiuto e il proprio ascolto, laddove ci sia possibile fare la differenza in positivo. Ok, manca soltanto l'ultima scena, quella in cui inviti la gente a iscriversi al canale. Ma dobbiamo farlo per forza? Allora, io questa non l'ho scritta, cosa le facciamo dire? Hai presente la scena post-credits di Spider-Man Homecoming, in cui c'è Captain America che spiega come la pazienza a volte aiuti a ottenere grandi risultati, mentre altre volte non porta praticamente a nulla? Sì, ma no. Troppo nerd.
Le facciamo fare un balletto. Sì, un balletto in cui indica la parte dello schermo in cui appare il tasto iscriviti al canale. No, dai, raga, vi prego. Siete seri? Ma no, che grezzata, piuttosto di robe come se volete supportare il progetto, iscrivetevi al canale e nel farlo indichi la parte dello schermo in cui c'è il tasto. Ma non è un po' troppo 2012 sta roba? Mi raccomando, sottolinea il fatto che sia molto importante per garantire un futuro al canale e al progetto. Ok, poi le facciamo raccomandare anche di cliccare sulla campanella di notifica, che altrimenti i nostri video potrebbero non vederli nonostante l'iscrizione. Ok, e concluderei invitandoli tutti a commentare, così che chiunque abbia domande o curiosità possa ricevere risposte. Ma non è che elemosiniamo un po' le attenzioni così? Poi ringrazi. Grazie. E saluti. Ciao. Buona, vatti a rendere presentabile, la giriamo.